Mi conoscete ormai come artista di strada, ma non è l'unica cosa che faccio. Quindi oggi è un bel sabato d'estate, giorno in cui la gente si sposa e giorno in cui la gente che si sposa ha bisogno di un po' di musica dal vivo. Ed è qui che entra in gioco la Gaps Orchestra. Bentornate e bentornati sul canale. L'arte di strada è dove tutto comincia. È da lì che ho potuto farmi vedere dalle persone che poi mi hanno voluto a suonare alle loro feste, ai loro matrimoni, ed è proprio così che ho trovato questo posto magico. Ovviamente ci vuole lo stile per presentarsi ai matrimoni. Io un po' direttore d'orchestra, però no, suonerò probabilmente così. Andiamo a scoprire questa splendida location dove già abbiamo suonato un paio di volte. Siamo a Magré, sulla strada del vino, in Sud Tirol, Alto Adige. Ci siamo ricambiati perché fa un caldo torrido. Adesso montiamo. Caldo fa. Guarda, uno ci basta in realtà, secondo me. Grazie, scusa. Siamo belli pronti per suonare. Io devo andare nel parco ad accogliere gli sposi, a portarli fino a qua all'aperitivo. E Giacomo, non appena arriveremo lì, che cosa suonerai? Ma penso un brano di Morricone, Se c'era una volta in America. Ecco, grande classico che non manca mai. Penso di essere quasi già in ritardo. Ah, sono mai in ritardo. Gli sposi, dopo essersi sposati in comune, passeranno da questo parco dove io li accoglierò e dopo il brindisi li guiderò cantando fino alla zona del ricevimento, dove Giacomo li accoglierà con il pezzo di Morricone. E dopo finalmente inizieremo a suonare insieme. Your eyes like a big pizza pie, that's some more. When the world seems so shy, like you had too much wine, that's a more. Ding bells ring, jingle, jingle, ling, jingle, jingle, ling, and you sing Vita Bella. I should play dippy dippy day, dippy dippy day, like a gay tarantella. I so true, just like my life azul and some more. When you dance in the Che posticino clamoroso! Area relax per la band. Sta andando bene, la situazione matrimonio è questa. Ci sono due momenti in cui noi suoniamo di solito. L'aperitivo, e quindi siamo musica di sottofondo, oppure dopo cena facciamo il party, quindi facciamo casino, facciamo ballare la gente. In questo caso ci hanno contrattato soltanto per fare l'aperitivo, quindi noi stiamo tranquilli nel nostro, suoniamo bene. Sto provando a fare del mio meglio, è veramente molto molto caldo. Il violoncello ha qualche problema di accordatura, però tutto sommato dai, è una bellissima festa, mi sto divertendo. No, sta andando bene, sì, abbiamo un po' di problemi di caldo. In realtà anch'io ho qualche problema di accordatura, che di solito non abbiamo perché comunque gli strumenti reggono. Però dai, molto bello. Questa è la sala degli specchi, molto molto figo. Salone gigante, tra l'altro è il luogo più fresco in cui possiamo stare. ritmo, tutto il tuo respiro è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, chi se ne frega, sarà perché ti amo e vola vola si sa, sempre tirando si va e vola vola con me, il mondo è matto perché l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione, fuori e dentro di me, vola vola si sa, sempre tirando si va. Li abbiamo fatti ballare anche all'aperitivo, sono caricati, erano insomma, bella gente, belli festaioli, grandi amanti della musica italiana, si sono divertiti e noi con loro. L'aperitivo è iniziato tranquillo, hanno sorseggiato, hanno ascoltato la musica di sottofondo e poi non hanno resistito alla taranta e alla vibe. Sono contentissimo di aver suonato qui, questo è un posto magico che noi amiamo e ci piace, insomma, se possiamo ci torniamo ogni anno, ci chiamano almeno una volta all'anno e speriamo di continuare così. Come vi dicevo, la vita del musicista può essere variegata. Io sono alla base un artista di strada, però dalla strada sono riuscito ad arrivare in altri posti, come ad esempio qui a suonare ai matrimoni, ai festival.
Però adesso la strada chiama di nuovo, quindi vi porto in una delle piazze più belle d'Italia a suonare insieme a me. Che bella la vita dell'artista di strada. Vai, salta. Ingestibile, ragazzi. Grazie. Giacomo Camperuccicello per noi. Milano è una città egoista che si fa i fatti suoi e vive da sola. Allo stesso tempo è una città che ti accoglie, ti fa crescere. Milano è anche la mia città. Io qui a Milano ci ho studiato, ho passato 4 anni fantastici alla scuola d'arte drammatica Paolo Grassi. E la formazione che mi ha dato per stare sul palco, come adesso faccio sulla strada, è stata fondamentale. Quindi per me ogni volta tornare in questa città e suonare in questa piazza è un'emozione indescrivibile. Direi che questo è il posto giusto. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Grazie mille signore e signori, grazie per esservi fermati. Lo so che a Milano ci sono tante cose da fare, ok? Quindi apprezzo moltissimo che abbiate deciso di passare parte del vostro tempo con me questa sera. Grazie, atmosfera fantastica. Insomma, in questa piazza con tutto questo pubblico è subito molto bello, quindi grazie per essere qui con me. Allora, io sono molto incazzato perché mi sono venuti a controllare gli sbirri, nonostante fossi piuttosto in regola, perché in questa bella città ci sono degli artisti di strada pezzi di merda che chiamano gli sbirri agli altri artisti di strada. Di base è un sistema molto semplice. Dalle mie parti, dove sono nato io, si chiama mafia. Belli, accrocchiati insieme a loro a poter fare quello che vogliono senza lasciare entrare nessuno. E questa sera hanno finito, perché questa cosa è intollerabile. Quindi, se pensavate che il mondo degli artisti di strada è peace and love, è gente carina e simpatica che suona, non è così, è pieno di sciacalli e di gente orribile, e ne ho probabilmente avuto dimostrazione questa sera. Quindi adesso, in questa calda sera d'estate, mi incazzo e... Che facciamo, Giacomino? Andiamo a mangiare, Ale, dai. È ora di andare a mangiare. Non vogliamo incazzarci? No, non ha senso. Andiamo a mangiare, ci rilassiamo un po'. È una bella serata. Il caldo è andato via. Mi sembra la cosa migliore da fare. Andiamo a mangiare, salutiamo questo bel duomo, va. Vaschi, a teatro di strada anni 80, voi vi presentavate in piazza per suonare? Sì, negli anni 80 quando incontravi qualche altro artista era bello perché ti potevi scambiare delle... Non era un competitor come adesso. Non c'era competizione, cioè non avevamo ancora l'idea del busking in quanto raccogliere soldi e vivere di quello. La nostra idea era di fare musica, di fare i musicisti, raccogliere intorno il pubblico e suonare. Quanti busker incontravi in un giorno? No, generalmente non incontravi nessuno. Poi dopo, anche perché dipendeva dai luoghi, no? Cioè, c'era qualche... A Milano c'era un facchiro, camminava sui vetri, tutto in piazza del Duomo ed era molto... Però ad un certo punto, quando non gliel'hanno fatto più fare, si era incatenato a Palazzo Marino. E poi è arrivato
nel 2012 il regolamento, quello. Io ho vissuto a Milano dal 2006 al 2011, io andavo in centro, cioè, non c'era quasi nessuno fuori. Non esistono soltanto artisti di strada stronzi qua a Milano. Abbiamo avuto la fortuna, io e Giacomo, di parlare con Beppe, artista di strada storico che ha iniziato già negli anni '80, che è stato uno dei capisaldi della FNAS, la Federazione Nazionale Artisti di Strada, e ancora oggi si batte per un'arte di strada libera che sia per tutti e sicuramente senza mafie, mafiette e pastette. Quindi sono molto più sereno di ieri sera, perché sentire parlare queste persone che amano l'arte di strada come l'amo io mi fa bene al cuore. Quindi dai, sono più rilassato, anche stasera si va a suonare a Milano, sono sicuro che andrà tutto bene, sarà tutto molto bello, specialmente che tutto il pubblico si divertirà molto. È successa una cosa pazzesca: tra tutti gli alloggi in cui potevo capitare, sono capitato in una delle case storiche in cui ho vissuto qui mentre studiavo qualche anno fa. Quindi vi porto all'interno della vecchia Milano, di come viveva la gente in questa Milano poetica di inizio del Novecento e poi degli anni 50 e 60, in una tipica casa di ringhiera. La Milano delle case di ringhiera è un posto diverso da quella caotica della periferia, da quella iperfighetta elegante del centro. È un posto quieto, un posto tranquillo, un posto in cui la gente normale vive. Io qui, in questo cortile, mi sono sentito a casa per molti anni, e ritornare qui, nello stesso posto in cui ho vissuto, mi fa sentire a casa. Quella sensazione in cui cammini sul vialetto per andare a casa, metti la mano in tasca, cerchi la chiave, apri il cancello e tutto è un gesto naturale, lo sto rivivendo in questi miei giorni milanesi. Facciamo piano che Giacomino sta dormendo. È diventato un episodio Amarcord sui sentieri dei miei primi 20 anni. Sono venuto al Brutto Anatrocco. Se passate da Milano dovete assolutamente venirci. Osteria tipica, alla buona, si mangia da Dio, si spende poco. È un posto dove vengono moltissimi artisti perché fa da mangiare fino a molto tardi, ma noi finiamo comunque troppo tardi per arrivarci, quindi ci siamo venuti a pranzo. Giacomino è estasiato e non pensava esistesse un posto così a Milano, ma qui, nella mia Milano, esiste anche questo. Fiori di zucca, pieni di ricotta, caldissimi. La regina di questo posto che è la Scamorza. Ragazzi, questi sono i posti che ormai scarseggiano in Italia. Un posto con prezzi popolari, guardate il listino del menù, è clamoroso, perché c'è una scelta etica e sociale, perché tutti devono permettersi di poter venire almeno una volta a settimana al ristorante, perché è un luogo in cui la gente si incontra, in cui parla, in cui chiacchiera. In posti come questo, ad esempio a Milano è nato il cabaret, sono nati tantissimi cantautori, sono posti di cui abbiamo bisogno, quindi io ringrazio sempre il Brutto Anatroccolo che ancora adesso ha conservato lo stesso spirito, non si è infighettito, non importano i boschi verticali, non importano i city life, questa Milano resiste. Ma sì, l'ho presa a posto. Stanco morto. 2 30 perché gli abbiamo dato la moneta. Il mio amico Vlad. Ciao. Ciao a tutti. Continuiamo nella mia vecchia Milano, proprio qui, in questo posto, al Parco della Chiesa Rossa, grazie proprio a Vlad che organizza ogni anno il Festival delle Abilità. Dove ti ho fatto la grazia di invitarti l'anno scorso. Si chiama Festival delle Abilità perché appunto ci concentriamo su ciò che le persone sanno fare e non su ciò che non possono fare, quindi parlando di disabilità. E quindi da lì nasce Festival delle Abilità, dove ci sono artisti con e senza disabilità, anche lì insieme per non creare un settore, no? Dove le persone con disabilità stanno tra di loro e le persone cosiddette normodotate stanno tra le altre, no, è un insieme per creare un pubblico eterogeneo. Ed è anche molto bello perché Milano non è soltanto il centro risplendente del Duomo, ma sono anche i quartieri, e questo è un quartiere vero. Questo è il Parco della Chiesa Rossa, io mi sono esibito proprio qui su un palco in mezzo a questo colonnato e la gente del quartiere può godere dell'arte, dello stare insieme, della condivisione, ed è qualcosa che ogni città deve curare. La vita del viaggiatore è anche poter tornare nei posti che un giorno furono suoi, e così per me è stato in questo ritorno
a Milano. Voi siete mai ritornati nel posto in cui siete cresciuti o nelle città, nei quartieri, nelle case che hanno significato qualcosa per voi? A me capita, a rotazione continua a capitarmi ed è una delle cose che forse amo di più di questa vita. Però tutti i viaggi finiscono perché nuovi viaggi devono continuare, quindi finiamo anche questo episodio. Saluto in qualche modo la anche mia Milano perché devo continuare verso nord. Devo andare a Rudolstadt dove c'è un festival che mi aspetta per suonare per strada, quindi ovviamente mi ci porto, ma nel prossimo episodio. Viva la Gaps!